Ciao, buongiorno, sono Takahiko Kondo, mi chiamano tutti Taka, sono chef di Gucci Osteria. Siamo a Tokyo insieme a Italia Squisita e parliamo di ramen. 味玉の中華そばです。ありがとうございます。Ramen veniva da Cina e poi i giapponesi è diventato una parte della nostra cultura. È molto popolare, è un piatto che mangiano tutti i giorni. Ramen è semplicemente due elementi importanti, il brodo e pasta. Oggi entriamo al ristorante famosissimo, ristorante ramen di Tokyo Ginza e Chuka Soba Hachigo e assaggiamo e poi vi faccio vedere il nostro versione ramen. こんにちは。東京の銀座で、中華そば銀座8号をやっております松村と申します。私は18歳の時に料理の道に進みまして、京都のホテルで55歳まで勤めておりました。その時はフレンチをやっておりました。55歳を機にラーメンの道に進みたいと思いまして、いろいろ勉強をいたしましてラーメンをやり始めました。銀座8号は開業いたしまして5年半、もう少しで6年になります。Ramen giapponese e che non fanno fila, no, lì è proprio prenotazione solo. Ogni servizio tipo massimo 6-8 persone e tipo dura 30 minuti, quindi loro preparano, calcolano ogni mezz'ora ogni 6 persone. È molto interessante anche questo, precisione 70 piatti al giorno, preparazione di brodo e dura 48 ore. Loro entrano ogni 5 di mattina e preparano questo brodo di anatora, carcasse, di tutte le parti di carcasse di anatora, metti anche carne di pollo e mettendo insieme con le alga kombu, perché alga kombu è molto importante per noi e cultura giapponese, partendo da zero freddo, bollore fino a 2 ore, togliendo schiuma e aggiungono dopo, questo è interessante, loro mettono pomodori secchi, funghi shiitake secchi e poi capesante secchi, praticamente puro umami. 4時間。E dopo queste 4 ore di brodo, raffreddando, giorno dopo, mattina, sempre 5 di mattina, seconda fase di brodo, mettendo il prosciutto, il spagnolo di jamon, e però 2 tipi, è macinato e tagliato fette. Dopo ho messo jamon spagnolo, intorno 6 e mezza, e dopo bollore filtrano finalmente per il servizio. Il brodo in Giappone ci sono tanti vari sapori, per parte nord usano molto miso con le sale, Tokyo usano molto soia, e parte giù è tipo una ossa di maiale cotta tanto tempo, 3 giorni, e che diventa questa densità e si chiama tonkotsu, più o meno 4-5 vari di classico sapore. E differenza con la torre loro, Hachigo, e loro mettono soltanto sale. Dopo che ho filtrato questo brodo per il servizio, parliamo di pasta. Ci sono 2 modi, no? Artigianali e industriali. Pasta di Hachigo loro prendono da Asakusa Kaikaro.
questo posto, che è il pastificio, è una persona che questo fa, è molto famoso, è Ushicho Karasu, e lui fa ex lottatore libera di pro wrestling Giappone, che io adoro, è come Uomo Tigre. そこで、松村シェフから、8号の松村シェフから、銀座8号のコンセプトを聞いて、実際そのファリナンサロネって配合はできてたんですけど、8号の開店がするまで僕は待って、で8号の開店に合わせて中華麺を作りました。素晴らしいスープをいかに美味しく味わってもらえるかっていうところ。通常中華麺の8号さんで使っているような水分の少ない低加水の麺っていうのは非常に伸びやすいんですけど、僕は自分の麺を作る時に伸びにくくするために何か特別なものを入れたりっていうことはしなくて、小麦粉だけのブレンドです。伸びない、膨らまない、溶け出さない、この3つのテーマで最後までスープを楽しんでもらおうというのが最大の特徴です。銀座8号はミシュランガイドで1つ星、2年連続取りましたよね。今まで本当自家製麺のお店だけだったんですけど、新しくチャレンジした僕のその中華麺が、製麺所で初めてその1つ星のお店に選んでいただけたっていうのもやっぱりすごく大きなご褒美もらったなっていう感じですね。はい。Una lezione di ramen normalmente classico mettono uova, chashu, bambù, cipollotti, ma in differenza con la Hachigo loro aggiungono in più ravioli wonton con l'interno di foie gras e tartufo nero. お待たせしました。ありがとうございます。味玉の中華そばです。ありがとうございます。この8号のラーメンは、タレを一切使わずに作っております。はい、普通ラーメンと言いますのは、塩だれ、醤油だれ、味噌だれというのをベースに、スープをそれで伸ばすという形で味をつけてるんですけれども、この8号の中華そばは一切そういうタレ、かやしというものを使っております。そうなんですね。はい、ありがとうございます。食材の味で、勝負しております。ありがとうございます。Quando arriva il piatto, normalmente assaggia prima brodo, come temperatura perfetta, sentire il sapore. すごい透き通ったと。美味しい。Dopo assaggiando noodle, però spirando così mangiando, perché facendo questo e raffreddando un po' in bocca, perché sennò in bocca si scotta tantissimo e non assaggi niente. Secondo, spirando entrano l'aria e profumi, sapore entrano di più, come in Italia che quando assaggia il vino. 普通20センチぐらいなんですけど、あえて3回すすってもらうために30センチ以上あるんです。で3回すすって鼻から香りがこう抜けてより美味しく感じると思うので、はい、あえて長くしてるんですね。上手に食べる。なんか難しいんですけどね。美味しいですね。この卵どうやって作ったんですか？半熟の少し手前ぐらいまでボイルしまして、はい、それを氷水に取りまして一度冷やして、はい、殻を剥きます。
その卵を昆布を、主としたうまみの、はい。液体といいますかスープですね、はいに2日間漬け込みあ、ました。2日間もつけてるんですね。初めの状態はもっと黄身が流れるように柔らかいんですけれども、は2日間漬けることによりまして黄身がぐっと凝縮して味が入っていきまあす。ー、だからそう凝縮した味になってるんですね。はいあ、じゃあこの他のチャーシューとかはどうやって作ってるんですか？はい、チャーシューは、日本国産の銘柄のポークを選びましてそれのバラ肉を使っております。そのバラ肉を、カットいたしましてまず焼き色をつけまして、チャーシューのタレに真空パックはいはい。に炭ですか真空パックに入れて一晩置きます。でそれを次の日に、少し低めの温度で長時間火を入れて、はい。取り出して冷やしてそれもまた1日置きます。あで3日目から使い出します。あ、じゃあ長いんですね。もう本当に。うわあ、だからこんなに柔らかいんだ。美味しい。ありがとうございます。Adesso andiamo in Gucci Osteria Tokyo e vi faccio vedere la nostra versione ramen. Prima cosa facciamo vedere come facciamo pasta fresca. Questa pasta farina 00, farina di semola, utilizzando uova, un po' di sale, un po' di polvere di alcalino per fare consistenza che fa ramen. Prima di miscelare questa pasta, farei questa farina di semola, tostare un po' con le padella. Mi piace sentire una pasta che sembra tostata come quando mangi pagnotta o pizza. Questo colore che è già cambiato, farina adesso tostata. Questo farina 00, misceliamo anche questa insieme. Mettiamo un po' di sale, poi polvere di bicarbonato di sodio. Beh, generalmente in Giappone nell'impasto di ramen e di pasta mettono bicarbonato di sodio, dare quell'elasticità che serve. Tuorli, dare consistenza, per me è un po' simile a tagliolini. Impastiamo rompendo tuorlo. Questa è la mia esperienza di Emilia Romagna che piano piano. Io aggiungo un pochino acqua naturale perché riprendere bene ancora farina. Meglio fredda perché non creare troppo glutine. Prendiamo bene uova, non perdiamo niente e continuiamo ad impastare bene bene bene. Dopo aver riposata impasto una notte frigorifero tipo da 2-3 gradi e il risultato diventa così. Riposando, girando con l'acqua interno è impasto che diventa simile a quella consistenza di pasta di mandorle, mi ricorda un po'. E andiamo un po' a tagliare, mettiamo un po' di farina di 00 in modo che non si attacca. Piego un pochino così mettendo piani e diventa ancora più compressa, la pasta diventa ancora più consistenza. Adesso comincio a stendere. Io questa ramen ideale mettere più sottile possibile, quindi può essere anche da 1-2 millimetri. Lo vedi già
questo sottile ancora di più. Ancora più sottile. Cioè, il noodle di ramen di solito è abbastanza lungo, però io devo pensare anche comunque vivo in Italia, lunghezza di pasta come un pochino lungo di tagliatelle o tipo cose tagliolini. Adesso tagliamo pasta, farina, mettiamo bene bene, in modo che quando tagliamo non si attaccano. Cioè, cercare il possibile tenere pasta fresca appena fatta. Seconda fase, faccio vedere come fa il nostro gremolata. Un po' di aglio, limone italiano, arancia, mostarda di mela campanina. Questa volta mettiamo coriandolo. Ho fatto olio di cipolla parte verde e usando olio binacciolo. Misceliamo tutti gli ingredienti di gremolata e il risultato è questa. Poi continuiamo la preparazione di brodo, arriva con acqua che è lasciato da una notte prima, petto di anatra macinata e petto di pollo macinato. Acqua di arrogo kombu, anatra e petto di pollo miscelando nell'acqua, acqua fredda, perché da freddo iniziando con la bollire piano piano, temperatura fare uscire piano piano il sapore di carne. Poi rimettendo kombu, perché è umami puro, e partendo piano piano, poco lento. E portando a bollore, quando bolle lasciare un po' circa 20-30 minuti. E dopo mezz'ora il risultato è questo. Guarda che quanto trasparenza, pulita. Questo solo puro di anatra pollo di arrogo kombu. Dopodiché filtriamo piano piano con tanto amore. Purezza. Lasciando freddando, Hachigo metteva jamon spagnolo, visto che ho vissuto tantissimo in Emilia Romagna e che per me il cratello è un cuore. Quindi noi mettiamo questo cratello, dolcezza, tipo l'ha lasciato riposata mesi di cratello da inverno fino adesso, che senti questo nella profumo che ce l'ha. Mamma mia, questa è proprio unica. Per me è unica, questo è proprio. Non ho niente da spiegare. Quindi io questo cratello solo infusione massimo 30 gradi. Sempre questa è la colore purezza, guarda questo sapore. Adesso filtriamo sempre con tanto amore. Mettiamo la grasso di anatra e impastando con tostare con la cipolla bianca. Cuociamo pasta nel bollitore acqua salata come italiano, 30-40 secondi. Ora che abbiamo fatto tutto, iniziamo a piattare il nostro ramen. Visto che il brodo non ho messo neanche sale, e mettiamo in questo momento sale. E poi mettiamo brodo caldo che abbiamo preparato con la kombu, cratello, anatra, mettiamo lì, nella ciotola. Mettiamo pasta.
mettiamo a posto e la pasta così vengono un po' più perfetta. Dopodiché mettiamo gremolata che abbiamo preparato prima. Perché tutto il brodo bianco, trasparente, così mettendo un goccio un po' minimale di gremolata e sta bene. E questo è il nostro ramen dedicato ramen Hachigo. Vi ho fatto vedere la nuova tradizione ramen di Hachigo e poi vi ho fatto vedere il nostro ramen di nuova memoria. Spero abbiate scoperto il mondo del ramen giapponese con me. Rifatelo a casa anche voi e provate con la vostra tantissima fantasia. イタリアスクイズイートの皆さん、楽しんでもらえたでしょうか。それでは皆さん、さようなら、ありがとう。